Ciao ragazzi, all'inizio di questo tutorial vi fornisco rapidamente le soluzioni degli esercizi che vi ho proposto alla fine del video precedente e concludo il discorso sulla rappresentazione grafica di una retta sviluppando gli ultimi punti lasciati in sospeso. Vi propongo una nuova tecnica che permette di rappresentare sul piano cartesiano una retta senza svolgere alcun calcolo. Successivamente passiamo alla trattazione dell'equazione della retta in forma implicita e vediamo come passare dalla forma implicita alla forma esplicita e viceversa e, come sempre, vi propongo qualche esercizio con la relativa soluzione. Ho deciso poi di preparare un video riassuntivo sulla retta in cui, utilizzando GeoGebra, rivediamo in maniera dinamica tutti i concetti fondamentali ed analizziamo i valori caratteristici che può assumere il coefficiente angolare di una retta. Cominciamo! In questa prima schermata vi propongo le soluzioni dei primi 4 esercizi. Nella prima riga di ogni tabellina qui in basso ho inserito il valore dell'intercetta sull'asse y delle rette assegnate. Questi valori sono rispettivamente 0-5, 0 più 3, 0-2 e 0,1 e ci vengono forniti dal termine noto presente nell'equazione in forma esplicita. Per calcolare il valore presente nella seconda riga di ogni tabellina, ho sostituito invece alla x il valore presente al denominatore di ciascun coefficiente angolare, quindi nella prima equazione ho sostituito x uguale a 3, nella seconda x uguale a 6, nella terza x uguale a 4 e anche nella quarta x uguale a 4. Dopo aver svolto i calcoli, ho trovato i valori che vedi qui a destra, che poi ho inserito qui nella seconda riga. Utilizzando GeoGebra ho poi rappresentato le 4 rette assegnate. La prima retta passa per i punti 0-5 e 3-3 ed è la seguente. La seconda passa per 0,3 e 6,2 ed è la seguente. La terza passa per 0-2 e 4,3 ed è la seguente. Ed infine l'ultima passa per 0,1 e 4-6 ed è la seguente. Rappresentiamo ora le rette degli esercizi dal 5 all'8. In questa schermata ti riporto tutti i calcoli svolti ed in quest'altra schermata le relative rappresentazioni grafiche. Passiamo ora all'ultima serie di 4 esercizi. Questi sono i calcoli che mi hanno permesso di completare le tabelline qui in basso e queste sono le rappresentazioni grafiche finali. Ti confesso che sono andato volutamente molto spedito nel proporti le soluzioni di questi esercizi, poiché voglio rappresentare di nuovo queste rette utilizzando un nuovo metodo che adesso ti propongo. Il nostro obiettivo è quello di rappresentare graficamente una retta, la cui equazione si presenta in forma esplicita, senza svolgere alcun calcolo. Per far questo, ricordo il significato dei coefficienti numerici m e q che compaiono nell'equazione di una retta in forma esplicita. Il termine noto q mi dice l'ordinata del punto di intersezione della retta con l'asse y e il coefficiente angolare m, dato da delta y fratto delta x, mi dice di quanto mi devo spostare a destra rispetto al punto di ordinata q sull'asse y e verso l'alto oppure verso il basso a seconda che m sia positivo o negativo. Dunque, per rappresentare velocemente una retta, ad esempio quella di equazione y uguale 3 quinti x più 2, è sufficiente posizionare il punto di ordinata 2 sull'asse y, spostarsi a destra di 5 e su di 3 e quindi posizionare un secondo punto sul piano cartesiano. Congiungendo i due punti si ottiene la rappresentazione grafica della retta in questione. Voglio farvi notare che non è stato necessario svolgere alcun calcolo per rappresentare la retta in questione, ma è stato sufficiente osservare i 3 coefficienti che compaiono nella sua equazione. Generalizzando quanto abbiamo appena detto, possiamo dire che, data l'equazione di una retta in forma esplicita, possiamo rappresentare velocemente la retta posizionando un punto di ordinata c sull'asse y. Da questo punto ci spostiamo verso destra di una quantità di quadretti uguale a b e poi ci spostiamo verso l'alto o verso il basso di un numero di quadretti pari ad A. Se A è positivo, ci spostiamo verso l'alto. Se A è negativo, ci spostiamo verso il basso. Qui sotto
vi ho riportato un piccolo schema per ricordare la procedura. Vi ricordo che l'alfabeto va letto al contrario, cioè C, B, A e non A, B, C. Vediamo ora con qualche esempio l'applicazione pratica di questo metodo. Iniziamo a rappresentare graficamente la retta numero 1. Possiamo notare che C è meno 4, B è 3 e A è 2. Partendo dunque dall'origine, scendiamo di 4, che è il valore di C, negativo, e posizioniamo il primo punto. Da qui ci spostiamo di 3 verso destra, 3 è il valore di B, e di 2 verso l'alto, dove 2 è il valore di A. A questo punto possiamo posizionare il secondo punto, congiungere e otteniamo la retta desiderata. Per rappresentare la seconda retta procederò un po' più velocemente. Noto subito che C è 5, B è 4 e A è meno 3. Partendo dall'origine devo salire di 5, andare a destra di 4 e scendere di 3. Dunque, partendo dall'origine, salgo di 5 e posiziono il primo punto. Mi sposto poi a destra di 4 e giù di 3 e posiziono il secondo punto. Congiungendo i due punti ottengo la retta desiderata. Rappresentiamo ora la retta numero 3. In questa retta il coefficiente angolare è 6, cioè 6 fratto 1, e dunque la C è meno 2, la B è 1 e la A è più 6. Devo dunque partire dall'origine, scendere di 2 e segnare il primo punto. Da questo punto devo muovermi verso destra di 1, che è la B, e in su di 6 quadretti, che è la A, e posizionare il secondo punto. Congiungendo i due punti abbiamo la terza retta, quella verde. Per l'ultima retta, infine, mi devo spostare in su di 3, mi devo muovere a destra di 7 e giù di 1. Quindi, su di 3, primo punto, a destra di 7 e giù di 1, secondo punto. Congiungendo ottengo la retta numero 4 in viola. Come avrai notato, questo metodo è molto più veloce di quello tradizionale con la tabellina T. Non solo ci permette di rappresentare una retta senza svolgere calcoli, ma, con un po' di pratica, ci permette di visualizzare la retta ancor prima di disegnarla. Osservando ad esempio l'equazione numero 1, ancor prima di disegnare la retta, si può notare che essa interseca l'asse y sotto l'origine, a meno 4, e sale leggermente, poiché spostandosi di 3 quadretti verso destra, si sale solamente di 2 quadretti. Questo metodo rende anche evidente un fatto importante. L'equazione della retta in forma esplicita non permette di rappresentare le rette verticali. Infatti, anche se il coefficiente angolare m fosse molto alto, ad esempio uguale a 1000, 1000 significa 1000 fratto 1, quindi mi dovrei spostare a destra di 1 e in su di 1000, e congiungendo i due punti non avrò sicuramente una retta verticale. Introduciamo ora l'equazione della retta in forma implicita. Prima però, per fare un po' di pratica con il nuovo metodo di rappresentazione, ti invito a svolgere di nuovo i seguenti esercizi di cui hai già le soluzioni. Consideriamo ora un'equazione di primo grado nelle due variabili x e y, dove a, b e c sono tre numeri reali. Nei nostri esempi utilizzeremo numeri interi. Ad esempio, qui a destra, la a vale più 5, la b vale più 3, la c vale meno 12. Voglio mostrarvi, con degli esempi numerici, che questo tipo di equazione rappresenta tutte le possibili rette del piano e viene detta equazione generale della retta oppure equazione della retta in forma implicita. Procediamo. Analizziamo innanzitutto i casi particolari. Se ad esempio non è presente il termine in x nell'equazione, cioè se a è uguale a 0, l'equazione ha solo due termini, il termine in y e il termine noto. Ad esempio si potrebbe presentare in questa forma. Risolvendo rispetto ad y, si trova y uguale a un numero, che è l'equazione di una retta orizzontale. Se poi anche c fosse 0, cioè se anche il termine noto non fosse presente nell'equazione, risolvendo i calcoli si arriverebbe a y uguale a 0, che è l'equazione dell'asse x. Analizziamo ora un secondo caso. Se nell'equazione non fosse presente il termine in y, cioè se b fosse 0,
nell'equazione comparirebbero solo due termini, il termine in x e il termine noto. In questo esempio possiamo vedere come risolvendo rispetto alla x si giunge alla forma finale x uguale a un numero, che è l'equazione di una retta verticale. Se poi, come nell'esempio precedente, anche la c fosse 0, si arriverebbe alla forma x uguale a 0, che è l'equazione dell'asse y. Cosa succede invece se non è presente il termine noto nell'equazione in forma implicita, cioè se c è uguale a 0? A questo punto restano solo la x e la y e risolvendo rispetto alla y troviamo un'equazione del tipo y uguale a mx, che è una retta passante per l'origine. Infine, se tutti e tre i coefficienti dell'equazione sono diversi da 0, si ha il caso generale, in cui risolvendo rispetto alla y si trova un'equazione del tipo y uguale a mx più q, cioè l'equazione di una retta non parallela agli assi cartesiani e non passante per l'origine. Possiamo dunque affermare che l'equazione in forma implicita rappresenta tutte le rette del piano. Infatti, al variare dei parametri a, b e c può rappresentare tutte le rette orizzontali, tutte le rette verticali, l'asse x, l'asse y, le rette passanti per l'origine e qualsiasi altra retta non parallela agli assi cartesiani e non passante per l'origine. Per questo, come ho detto prima, viene anche detta equazione generale della retta, poiché le rappresenta proprio tutte. Siccome nei problemi sulla retta a volte è più conveniente utilizzare la forma esplicita, mentre a volte è preferibile la forma implicita, vediamo ora come si può passare dall'una all'altra e viceversa. Per passare dalla forma implicita alla forma esplicita esistono principalmente due modi. Il primo modo l'abbiamo già visto e consiste nell'esplicitare la y in modo da arrivare alla forma y uguale a mx più q. Si procede dunque così. Si tiene la y a sinistra e si mandano tutti gli altri termini a destra. Se il coefficiente della y è negativo, si cambiano tutti i segni dell'equazione e si dividono poi tutti i termini dell'equazione per il coefficiente della y, nel nostro caso per 3. Si arriva quindi alla forma y uguale a mx più q, che è molto comoda per le rappresentazioni grafiche. Il secondo modo consiste invece nell'utilizzare due piccole formule di passaggio, che sono m uguale a meno a fratto b e q uguale a meno c fratto b. Queste formule sono state ricavate esplicitando la y nell'equazione come è stato fatto qui in alto. Eccole qui. Analizziamo come si procede in un caso pratico. In questa equazione la a vale 2, la b vale meno 3 e la c vale più 6. La m, dunque, data da meno a fratto b, si trova facendo meno 2, che è la a cambiata di segno, fratto meno 3, che è la b. E, semplificando i segni, si arriva a 2 terzi. Anche la q si ottiene cambiando di segno la c e copiando la b. Dunque, meno 6 fratto meno 3, che a conti fatti è uguale a 2. Sostituendo la m e la q trovate nell'equazione y uguale a mx più q, si arriva a y uguale 2 terzi x più 2, che, come possiamo notare, è identica alla precedente. Vi consiglio di memorizzare bene la formulina trovata per m, poiché ci tornerà molto utile quando tratteremo i problemi di parallelismo e perpendicolarità. Come dobbiamo procedere invece quando dobbiamo passare dalla forma esplicita alla forma implicita? In questo caso dobbiamo fare minimo comune denominatore e dunque, in questo caso è 3, fare 3 diviso 1 per y, 3y, 3 diviso 3 per 2x fa 2x e 3 diviso 1 per 2 che fa 6. Eliminiamo poi i 3, portiamo tutta l'equazione a sinistra e se la x ha coefficiente negativo cambiamo tutti i segni. Arriviamo così a un'equazione in forma implicita. Quando risolveremo i problemi di distanza fra un punto e una retta nel piano cartesiano, ci verrà molto comoda l'equazione della retta in questa forma. Vediamo ora come si può procedere quando vogliamo rappresentare una retta la cui equazione si presenta in forma implicita. Qui vi propongo tre possibili modi di operare. Primo modo. Data l'equazione in forma implicita, poniamo x uguale a 0 e troviamo la y. Poi, sempre nell'equazione implicita, poniamo y uguale a 0
e troviamo il valore della x. Costruiamo la tabellina T con i valori trovati, rappresentiamo i due punti sugli assi cartesiani e congiungiamo, trovando la retta desiderata. Secondo modo, esplicitiamo la y e troviamo la retta in forma esplicita. Ora sappiamo rappresentarla. Terzo modo, utilizziamo le formuline trovate per m e per q, troviamo il valore di m, il valore di q e li sostituiamo nell'equazione y uguale mx più q, trovando ancora l'equazione in forma esplicita, che siamo perfettamente in grado di disegnare. Per concludere, ti lascio queste 4 rette da rappresentare e ti consiglio di portare tutte le equazioni degli esercizi precedenti alla forma implicita. Nel prossimo tutorial parleremo di condizioni di parallelismo e perpendicolarità fra rette e, utilizzando GeoGebra, rivedremo in maniera dinamica tutti i concetti fondamentali, con particolare attenzione al coefficiente angolare. Vi aspetto! Ciao!